A gran voce mi hanno chiamato i miei amici russi e stavo anche per cedere alla tentazione di guardare uno di quei filmacci bruttissimi senza arte né parte. Sono venuto a compromessi però con il film di oggi, Maximum Impact, una produzione sia russa sia statunitense che porco giù. Ho visto film peggiori? Decisamente sì. Mi aspettavo di peggio? Decisamente sì. Tutto sommato è un film godibile? Decisamente no. Credo che il film voglia fare un po' il verso a tutti quegli action che profetizzano una terza guerra mondiale se il precario equilibrio tra le due massime potenze mondiali si dovesse incrinare più di quanto non sia effettivamente. Le due potenze mondiali ovviamente sono Russia e Stati Uniti. Ma che ve lo dico a fare? Ma si può nel 2018 avere questo sentimento profondamente anni 70? Non dico che non possa essere credibile, anche perché per come stanno le cose non sembra una cosa totalmente fuori dalla realtà. Però come scusa per una situazione di crisi di un film d'azione, credo sia stata già abbondantemente esaurita. Oltretutto, come ho già detto, sembra che si voglia prendere in giro tutto questo filone cinematografico, per cui la trama effettiva che viene sviluppata è abbastanza stupida. Comunque, lo scopo dei cattivi è ovviamente creare delle tensioni tra i due paesi, spacciandosi per russi, ma invece la colpa è della Germania. Il punto è che se ci si fosse limitati alla situazione base, probabilmente sarebbe stato ugualmente noioso, ma almeno sarebbe stato un po' più organico. Ci sono una miriade di personaggi e quasi tutti con almeno un accenno di storyline che rende il tutto a tratti confuso. Peraltro alcuni episodi vengono buttati lì soltanto una o due volte e non se ne fa più accenno se non alla fine del film, per far finta di tirare le somme di tutto. Se la componente d'azione del film non è troppo importante ma è comunque rilevante, la componente comedy è imbarazzante, inutile, a volte esagerata e, almeno per quanto mi riguarda, assolutamente non comica. Nel cast ci sono alti e bassi, non credete che gli alti siano poi così alti, ma i bassi diciamo che si impegnano. Non si capisce assolutamente chi è il protagonista o se ce ne sia effettivamente uno. Probabilmente il migliore, anche se un po' gibbone, è stato Alexander Nevsky. La peggiore è sicuramente Polina Butorina. Non ho ancora capito perché Danny Trejo sia così famoso, visto che fa film così scadenti, e sicuramente non ha salvato il film con le sue grandiosi doti attoriali. Tra l'altro probabilmente mi sono perso qualche passaggio, ma non ho minimamente capito l'utilità del suo personaggio. Alla base di tutto il film credo che ci sia il concetto che anche due potenze, la cui situazione sembra sempre sul filo del rasoio, insieme possono collaborare dando dei frutti. Da un lato con un film che è il risultato della collaborazione tra Stati Uniti e Russia, dall'altro all'interno della trama con la collaborazione tra i servizi segreti russi e statunitensi. Nel caso del film è sicuramente un frutto già marcio in partenza, ma come concetto è comunque apprezzabile. Diciamo che gli diamo un punto per la buona volontà. Sicuramente apprezzabile è anche la voglia di mostrare Mosca in una veste lievemente inedita. Molte scene si svolgono in luoghi della città che non avevo mai visto in un film e mai una volta viene mostrata la fin troppo scontata Piazza Rossa, e in questo ci ho visto una vaga denuncia politica. Dal momento che non sono assolutamente esperto di film russi, o meglio sto diventando esperto solo di un insieme spero ristretto di film che vanno dallo schifo in giù, mi piacerebbe che qualcuno mi consigliasse qualche film di produzione russa che valga realmente la pena di essere visto. Se ne conoscete qualcuno, scrivetemelo nei commenti. Continuate ovviamente anche a suggerirmi i film più brutti che vi capita di vedere e seguite iscrivendovi al canale o agli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo dei nostalgici della guerra fredda per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!